Benvenuti Vivians in questo nuovo video. Oggi vi racconto la tragica storia dei Carusi siciliani. Chi erano i Carusi? Lo scopriamo dopo la sigla. In lingua siciliana carusu significa ragazzo e indica in particolare la fascia che va tra i 6 e i 14 anni, un'età in cui fino a circa gli anni 70 eri considerato già abile al lavoro e capace di contribuire al bilancio familiare. Così i carusi diventavano garzoni, apprendisti o peggio piccoli minatori. Ed è proprio dei Carusi delle miniere di zolfo che vi parlerò in questo video, coloro che resero il nome Caruso tristemente noto in tutta Italia. Lavorare in miniera era il peggior destino che poteva capitare ad un bambino, molto peggio che lavorare in campagna o come muratore o come operaio nelle fabbriche terribili dell'Ottocento. Sì, perché se le condizioni del lavoro minorile erano drammatiche ovunque, nelle miniere erano ancora più disumane. Ai maltrattamenti e alle ore di lavoro eccessive si aggiungeva l'ambiente altamente malsano, i continui incidenti mortali e il carico fisico insostenibile. E soprattutto non va dimenticato un fattore essenziale. Il Caruso delle miniere non era un semplice lavoratore stipendiato, ma era praticamente uno schiavo, nel senso che veniva venduto dalle famiglie e comprato da un picconiere che poteva disporre di lui come voleva. L'affare forse non era così esplicito, il datore di lavoro non chiedeva direttamente di comprare il figlio, ma in pratica era quello che otteneva. Offriva alla famiglia del ragazzo una tipologia di contratto chiamato soccorso morto. Soccorso stava a indicare l'aiuto che veniva dato alla famiglia e morto era perché la somma non doveva essere restituita. Alle famiglie dei Carusi veniva dato un pagamento anticipato che poteva andare dalle 100 alle 200 lire, in cambio dell'uso del bambino che di fatto diveniva di proprietà del picconiere. Il Caruso avrebbe ripagato il debito con il proprio lavoro, ma ricevendo solo pochi centesimi al giorno avrebbe impiegato anni a riscattarsi, sempre se fosse sopravvissuto. Oltretutto i pagamenti erano spesso in natura e dal pagamento veniva dedotto il vitto fornito dal picconiere, ovvero cibo di pessima qualità, a volte soltanto pane, e fornito ad un prezzo esoso. Cosa facevano i Carusi? Per estrarre lo zolfo bisognava raccogliere frammenti di roccia e poi fonderli in particolari forni detti carcaruna, in italiano calcheroni. Centinaia di metri sottoterra i picconieri spaccavano la roccia, preparavano il carico per i Carusi che lo mettevano dentro un cesto di vimini e se lo caricavano in spalla. I Carusi posizionavano sulla spalla una specie di cuscino fatto di paglia, poi in fila indiana cominciavano a risalire scale e cunicoli angusti e pericolosi. Percorrevano 200-300 metri arrampicandosi su gradini scavati nella roccia a pendenze ripidissime, con addosso un carico di 30-35 kg per i più piccoli e fino a 80 kg per i ragazzi più grandi, circa il doppio del peso medio di un ragazzino di 8-10 anni. Una volta usciti all'aria aperta, spesso gelida, scaricavano il materiale all'interno di carrelli che altri ragazzi spingevano verso la bocca dei calcheroni, sempre correndo, incitati, spintonati e spesso frustati e bastonati con bastoni e tubi di gomma. C'era un addetto che contava quanti viaggi effettuavano. Sembra che fossero impiegate per questo lavoro anche ragazze giovanissime, che per lo più erano addette al riempimento dei forni. Le condizioni di lavoro e di vita. Le condizioni di lavoro erano dure e inaccettabili, senza nessun rispetto per i diritti umani e dell'infanzia. Lavoravano fino a 16 ore al giorno, maltrattati e picchiati anche per furti inesistenti, o se secondo il picconiere non lavoravano abbastanza. Nelle gallerie mancava l'aria, si raggiungevano i 50 gradi, si lavorava nudi o quasi nudi per il caldo eccessivo e i Carusi anche in inverno uscivano così dalla galleria, sudati e nudi nell'aria gelida. L'ambiente di lavoro era molto pericoloso, gli incidenti erano all'ordine del giorno. Di frequente cadevano pezzi di roccia dal tetto, provocando fratture o peggio. I Carusi frequentemente rotolavano giù dai gradini ripidi e consumati. Oltretutto erano pochissime le miniere fornite di materiale da medicazione. Se andava bene avevano un pacchetto di cotone e qualche garza, che veniva applicata da un fabbro o un falegname.
Erano numerosi poi i gas che potevano ucciderti, ad esempio il grisù, un gas prevalentemente composto da metano e contenuto nelle rocce, specie quelle solfifere. Si accumulava e ogni tanto scoppiava generando una rapida fiammata, i cui danni sarebbero stati limitati se i minatori avessero indossato degli indumenti. Ma avendo la pelle nuda si ustionavano più gravemente, arrivando anche alla morte. Un altro pericolo era l'inalazione dell'acido solfidrico, un gas che odora di uova marce. Essendo più pesante dell'aria, si accumulava al suolo e nelle zone inferiori della miniera. È altamente velenoso e provoca stato confusionale ancora prima di sentirne l'odore. La vittima così cade a terra stordita e siccome il gas si accumula al suolo, muore rapidamente. La lista dei gas velenosi presenti nelle solfare non finisce qui. Potevano intossicarsi ad esempio con l'anidride solforosa, che si sviluppava dalla combustione dello zolfo. Si sprigionava con il brillamento delle mine e l'incendio della polvere di zolfo. Provocava broncopatia cronica di tipo asmatico in chi era esposto continuamente alle esalazioni, mentre in caso di esposizione acuta il danno alla mucosa bronchiale provocava la morte in breve tempo. Potevano anche morire asfissiati dall'anidride carbonica, visto che alcune zone non erano ventilate e non arrivava ossigeno. I minatori allora portavano dentro i nuovi antri delle miniere un cardellino o un canarino in una gabbietta, perché questi piccoli uccelli sono particolarmente sensibili al metano e al monossido di carbone e quindi erano perfetti per rilevare la presenza di gas pericolosi. Quando la concentrazione di questi vapori nocivi superava il livello di guardia, gli uccellini morivano rapidamente e i minatori, così allertati, avevano in teoria il tempo di salvarsi e uscire all'aria aperta. Fino a che sentivano il loro canto, i minatori sapevano che l'aria era sicura, mentre invece la loro morte segnalava la necessità di un'immediata evacuazione. Questi erano solo i possibili incidenti in cui ci si poteva imbattere, ma ad aggravare la situazione era l'igiene inesistente, che provocava malattie infettive o parassitarie, come l'anchilostomiasi, causata da un piccolo verme che si annida nell'acqua infetta e nel fango. La propagazione della malattia avviene per via orale o cutanea e porta alla comparsa di vesciche sulla pelle, lombalgia, stanchezza, nausea, vomito e diarrea. Più del 70% dei minatori di zolfo ospitava il parassita, con punte dell'82% nei carusi. Pensate che vicino alle miniere non c'erano fontane o lavatoi per l'igiene personale o degli indumenti. L'acqua scorreva in abbeveratoi dove potevano accedere liberamente ogni genere di animale, selvatici, domestici e randagi. Gli alimenti erano custoditi in luridi cenci di stoffa, non sufficientemente protetti dalla polvere e dagli insetti. I carusi consumavano il pasto nei cunicoli con le mani sporche di terriccio ed escrementi, senza orario o comodità. Non potevano allontanarsi dal lavoro neanche per pochi minuti, nemmeno per i bisogni corporali più urgenti. Se proprio non se ne poteva fare a meno, bisognava riportare la caldarella piena, a dimostrazione dell'avvenuto bisogno, e mostrarla ai sorveglianti. A quei tempi credevano che nelle zolfare i fumi di anidride solforosa fossero sufficienti a bonificare aria, luoghi e suppellettili da ogni genere di infezione. Preoccupavano di più i disastri e gli incidenti nelle miniere che le malattie infettive. Nemmeno gli alloggi erano puliti. Dopo il lavoro i carusi tornavano in case maleodoranti, annerite dal fumo e dal sudiciume. All'interno gli unici arredi erano i letti, fatti da tavole ricoperte da frasche e paglia. I carusi dormivano su giacigli privi di cuscini e di lenzuola, con il capo appoggiato sulla mano e i piedi di uno a lambire la testa dell'altro. Avevano ancora indosso i loro abiti da lavoro, quando non lavoravano completamente nudi. I minatori non si lavavano mai e non cambiavano mai i propri vestiti. Erano stipati in piccoli spazi, spesso a contatto con la stalla degli animali, segnati a vita. Il lavoro segnava il caruso per tutta la vita. Subiva violenze, andava incontro a malattie oculari, a cecità, rachitismo e gravi patologie della colonna. Erano vittime di malattie irreversibili all'apparato respiratorio, dovute alla polvere, allo zolfo, ai continui sbalzi di temperatura tra il caldo della miniera e l'aria gelida esterna. Tutti i bambini che lavoravano nelle zolfatare risultavano inabili alla visita di leva. In conseguenza di questa attività lavorativa, i carusi sviluppavano deformazioni dell'apparato scheletrico
e venivano colpiti soprattutto il cingolo scapolare, quindi le spalle diventavano asimmetriche, la colonna vertebrale con cifosi dorsale o gobba indietro e il petto a forma di carena o gobba in avanti. La cifosi dorsale per l'incurvamento in avanti delle spalle della colonna vertebrale. Il petto a carena per disvitaminosi, da carenza dei precursori della vitamina D, a causa del deficit alimentare di latte e latticini e della lunga permanenza in ambienti privi dell'irradiazione solare. Accanto all'alterato sviluppo scheletrico si evidenziava nei carusi adolescenti anche il ritardo puberale, dovuto alla denutrizione. Nonostante questo ritardo puberale, i carusi presentavano le caratteristiche di una senilità precoce, come la schiena curva, il petto infossato, l'addome ristretto e sporgente, la calvizie e la testa rivolta verso il basso. Inoltre, gli arti superiori si allungavano, il collo rimaneva tozzo e corto, i piedi diventavano piatti e larghi e le ginocchia si ingrossavano. Questi ragazzi portavano a vita le stigmate del lavoro in miniera. Le violenze. Ma ancora più gravi delle deformazioni fisiche erano le privazioni, le prevaricazioni e i maltrattamenti. Il tasso di mortalità cresceva non solo per gli infortuni e le malattie, ma anche per gli omicidi. La Solfara era un posto dove la legge non sembrava arrivare, dove si consumava una vera ecatombe umana. I carusi spesso si accappigliavano fino alle coltellate, per furti di zolfo, pietre, cibo, candele, ma i pericoli più gravi per bambini e ragazzi venivano dagli zolfatari adulti, da cui spesso subivano molestie sessuali. La sera del 21 giugno del 1931 venne ritrovato sulla sponda del fiume Salso il cadavere martoriato di un caruso. Era il tredicenne Salvatore Zuffanti, che era stato immobilizzato e sodomizzato dal suo capomastro, che lo colpì ripetutamente alla testa e al volto con una pietra. Lo strangolò, poi mise il suo corpo in un sacco e lo gettò nel fiume. L'uomo, già noto alla giustizia, venne arrestato e poi condannato alla morte per fucilazione. Gaetano Baglio, nel Solfaraio, riconduceva le cause della pederastria nelle solfatare alla lontananza dei lavoratori da casa, alla mancanza di svaghi, all'assoluta assenza di pudore fra operai che lavorano nudi in ambienti semibui. Dice che per distrarsi non avevano alcuna conversazione dilettevole se non quella grassa, ovvero quella oscena e sboccata. Come gesto giocoso utilizzavano la sculacciata, oltretutto con l'aggravante che erano nudi. Era anche semplice nascondersi in punti abbandonati nelle gallerie, lontano dagli altri, per abusare di qualcuno. Voglio leggervi un paio di testimonianze di carusi sulle violenze che subivano e sulle condizioni in cui versavano. Beniamino Minutella, di 14 anni, racconta al giudice istruttore: ero addetto a scavare col piccone il piano dei fossati per abbassare il livello al fine di procurare la fuoriuscita dell'acqua. Per eseguire tale lavoro ero costretto a stare con l'acqua che mi arrivava ai ginocchi. Il lavoro iniziava alle 16 e terminava alle 4 di notte. A causa dell'umidità e della polvere che si respira, gli occhi si infiammano e bruciano, al punto che si è costretti ad andare all'aperto. Succede spesso che il Ferrara, alle nostre rimostranze perché non ci fornisce gli stivali, ci risponda: state lì a crepare nell'acqua fino a farvi schiattare il cuore. E questa è la deposizione di Antonino Marsala, di soli 11 anni. Confermo le dichiarazioni rese al pretore. Lavoravo 12 ore al giorno, dalle 6 alle 18. Fui sottoposto a bastonature dai sorveglianti perché non tenevo il ritmo che si voleva. In qualità di caruso ero addetto al trasporto di caldarelle di zolfo del peso di 35 kg. Preciso che una volta, mentre mi trovavo in miniera, Giuseppe Modica mi diede una pedata e mi ferì all'occhio sinistro, producendomi una lesione di cui ancora porto la cicatrice. Non mi fece medicare e mi limitai a fasciare l'occhio con un fazzoletto e dovetti continuare a lavorare. Trattati peggio degli schiavi. Le condizioni in cui versavano i carusi impressionarono persino un ex schiavo, l'educatore e scrittore americano Booker Tagliaferro Washington, che nel 1912 scrisse a proposito dei carusi: da questa schiavitù non vi è alcuna speranza di libertà.
perché né i genitori né il figlio potrà mai avere denaro sufficiente per rimborsare il prestito originario. La crudeltà a cui i bambini schiavi sono stati sottoposti, come riferito da coloro che li hanno visti da vicino, nessuna crudeltà simile è mai stata segnalata nella schiavitù dei neri. Questi ragazzi schiavi erano spesso picchiati e malmenati, al fine di estorcere dai loro corpi sovraccarichi l'ultima goccia di forza che avevano in loro. Quando i pestaggi non erano sufficienti, vi era l'usanza di bruciare i polpacci delle gambe con lanterne per rimetterli di nuovo in piedi. Se avessero cercato scampo da questa schiavitù, erano catturati e percossi, a volte anche uccisi. Pensate che molto prima, nel secondo secolo d.C., nelle miniere imperiali siciliane ci finivano gli schiavi e i delinquenti comuni. Era un lavoro così duro da essere riservato agli schiavi o per punizione ai criminali. Se vi state chiedendo ma allora perché lo facevano, vi chiarirò le ragioni tra poco, ma prima vediamo cosa fece il governo per contrastare almeno il diffondersi delle malattie tra i minatori. Le contromisure governative. Nel 1898 il governo prese delle contromisure per arginare il proliferare dell'anchilostomiasi tra i minatori. Allontanare dal lavoro tutti gli operai infetti, istituire dei dispensari annessi alle miniere per gli esami delle feci e la cura degli ammalati, invitare i direttori delle miniere e dei cantieri ad inviare ai dispensari tutti gli operai che presentavano i sintomi della malattia, come pallore cutaneo, astenia e anemia, vietare la deposizione di feci sul suolo libero e obbligare all'utilizzo di tinelli mobili per la raccolta delle deiezioni, dentro cui versare subito dopo la calce. Gli operai mostrarono una decisa avversione per l'utilizzo di questi tinelli, prosciugare le gallerie a mezzo di canali o pompe idrovore, evitare di bere l'acqua libera delle miniere, obbligare a lavarsi le mani prima di consumare il pasto, conservare le provvigioni ben avvolte, installare lavatoi con acqua pulita e serbatoi con acqua potabile a cui attingere a mezzo di rubinetti. Si fecero ampie disinfestazioni dei sotterranei, prima con soluzioni di sublimato corrosivo e acido cloridrico, poi con soluzioni di sale comune che apparvero più efficaci. Si costruirono qua e là lavabo in muratura o legno e si fornirono recipienti per bere. Venne decretato che nessun operaio potesse accedere al lavoro senza certificazione medica. Venne aperto un dispensario in cui tutti gli operai potessero accedere alla visita medica e gli ammalati essere curati gratuitamente. Queste contromisure di tipo igienico-sanitario furono affiancate ai farmaci antielminteci, che all'epoca erano poco efficaci e soprattutto tossici. Quello maggiormente usato era il timolo per l'eliminazione del verme e funzionava nel 70-80% dei casi. Nel 1934, durante il fascismo, fu vietato adibire i minori di 16 anni ai lavori sotterranei nelle cave, nelle miniere e nelle gallerie ove non esiste trazione meccanica, e in particolare nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale pericolo o disagio, nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare in Sicilia. Il sistema di sfruttamento. Quella dei carusi siciliani è stata una situazione peculiare che non trova altri paragoni nel resto d'Italia e che il governo italiano faceva finta di non vedere. Ad esempio, come potevano lavorare in miniera dei bambini che sarebbero dovuti essere a scuola? Secondo la legislazione del tempo, era illegale impiegare un minore di 12 anni nel lavoro manuale, in quanto la legge stabiliva già allora che la scuola doveva essere obbligatoria per i bambini fino alla terza elementare. Tuttavia, le famiglie contadine non erano in grado di mandare i figli a scuola, perché l'estrema miseria in cui versavano costringeva al lavoro nei campi fin dalla più giovane età. L'analfabetismo nelle campagne arrivava fino a quasi il 100% della popolazione. D'altra parte, le autorità governative non avevano interesse a far rispettare la scolarizzazione obbligatoria. Non volevano andare in conflitto con gli interessi economici della borghesia costituita dai proprietari terrieri, che traeva lauti guadagni dallo sfruttamento del lavoro minorile e che foraggiava le stesse autorità governative. Per lo stesso motivo, nessun controllo veniva effettuato sulle condizioni di lavoro nelle miniere. Capitava che a seguito di incidenti mortali, come l'esplosione di Grisù a Gessolungo, alcuni carusi deceduti rimanessero sconosciuti e il loro nome non può essere ricordato. Anche gli sfruttatori venivano sfruttati.
La storia vera e propria dell'industria zolfifera in Sicilia inizia nel Settecento sotto i Borboni con la prima rivoluzione industriale e con la scoperta di un nuovo metodo di preparazione dell'acido solforico, che aveva un grandissimo utilizzo nell'industria tessile e in quella bellica degli esplosivi. Gli imprenditori inglesi e francesi ne intuirono le enormi potenzialità economiche. Una compagnia francese avrebbe voluto creare un'industria di lavorazione sul posto, costruendo una raffineria di zolfo in Sicilia. La stessa compagnia chiese poi il monopolio della compravendita di zolfo siciliano, ma poiché gli inglesi minacciavano di bombardare i porti del meridione se questa richiesta non fosse stata respinta, Ferdinando II di Borbone nel 1836 fu costretto a revocare la concessione e a sciogliere la società. La Sicilia perse così una grande occasione economica e chi ne trasse vantaggio furono gli esportatori stranieri, soprattutto inglesi e francesi, e pochissimi proprietari terrieri siciliani, che si arricchirono con lo sfruttamento del sottosuolo dell'isola, senza però mai che i proventi di questa ricchezza fossero reinvestiti in Sicilia. L'intera produzione di zolfo veniva destinata all'esportazione. I principali acquirenti erano la Gran Bretagna e la Francia, mentre la restante quantità di zolfo veniva inviata negli Stati Uniti e in una decina di altri paesi europei. A metà dell'Ottocento l'estrazione di zolfo in Sicilia raggiunse il suo massimo. I solfatari nel 1860 costituivano il 61,8% della popolazione mineraria italiana. In quel periodo la Sicilia possedeva il maggior numero di miniere di zolfo, poiché in Sicilia vigeva l'arcaico principio in base al quale chi possedeva il terreno possedeva anche il sottosuolo, che poteva essere sfruttato dopo il pagamento di una piccola regalia. Questi gabellotti dovevano corrispondere ai proprietari terrieri una quantità di materiale estratto che arrivava anche al 50% e avevano l'obbligo allo scadere del contratto di lasciare gli impianti costruiti. A loro volta i picconieri venivano pagati dai gabellotti a cottimo, cioè sulla base della quantità di materiale estratto. Ogni picconiere aveva alle sue dipendenze tra i 5 e i 7 carusi. Tutto ciò portava al radicamento di sistemi di lavoro primitivi che sfruttavano i dipendenti fino allo stremo. Il motivo per cui le persone andavano a lavorare in miniera o addirittura ci mandavano i propri figli era l'estrema miseria in cui versavano. I contadini erano vessati dalle tasse, decime, balzelli di ogni tipo, a cui si aggiungevano le tangenti illegali. Il lavoro disponibile era poco e discontinuo. Quello stagionale costringeva i mietitori e gli spigolatori al nomadismo. In queste condizioni la miniera offriva almeno la garanzia di un pasto, seppur misero, e una speranza di riscatto. La fine delle solfare. Nel 1927 era stata sancita per legge la demanialità del sottosuolo. Solo lo Stato poteva assegnare in concessione perpetua o temporanea lo sfruttamento dei giacimenti. Nel 1934 una legge dello Stato italiano vietò alle donne e ai ragazzi sotto i 16 anni di calarsi nelle zolfare, ma solo alla metà del XX secolo questa situazione di sfruttamento si attenuerà, per cessare fra gli anni tra il 1967 e il 1970. Nel 1950, conclusa la guerra di Corea, gli Stati Uniti riaprirono le loro esportazioni di zolfo sul mercato mondiale e le zolfare siciliane entrarono in una crisi definitiva e irreversibile. Lo zolfo americano, pompato con una sonda dalle viscere della montagna, veniva venduto a un prezzo irrisorio rispetto a quello siciliano. Lentamente le zolfare perdettero la loro clientela internazionale. Poi, via via che il sistema di trasporto navale diventava più rapido ed economico, perdettero anche la clientela nazionale. Lavoravano, producevano zolfo, ma nessuno lo comprava. Le ultime miniere di zolfo hanno smesso di operare in Sicilia poco dopo il 1970. In ogni caso l'industria mineraria siciliana non sarebbe sopravvissuta a causa della carenza di capitali da investire nella modernizzazione degli impianti di estrazione, delle infrastrutture, strade e ferrovie, per l'insufficienza dei porti e dello spirito imprenditoriale e per la pochezza dell'industria chimica siciliana. La pace nemmeno da morti. I dettagli agghiaccianti sulla storia dei Carusi non terminarono neanche con la loro morte. Sono rimasta davvero basita quando ho scoperto che la Chiesa, al tempo, vietava i rintocchi delle campane a morto per chi moriva nelle miniere. I minatori, adulti o bambini che fossero, non avevano nemmeno il diritto al funerale ecclesiastico.
La morte in galleria era vista come una punizione divina per i peccati commessi. Da quanto ho capito la Chiesa si giustificava in quanto le vittime erano decedute in disgrazia senza aver ricevuto l'estrema unzione. Ma non si può nascondere che i proprietari delle miniere erano anche coloro che finanziavano l'istituzione religiosa, in tutte le sue forme, dalla sede vescovile ai singoli ordini, per cui nessun religioso si poneva a difesa degli operai, e ciò avveniva persino con il verificarsi delle frequenti tragedie nel sottosuolo. Mai vennero celebrati funerali religiosi per i minatori morti sul lavoro, ma vennero celebrati dei funerali laici per dare dignità a chi aveva perso la vita nel proprio ambiente di lavoro. Così a Caltanissetta, tra il XVIII e il XIX secolo, sorsero delle cappelle votive, lungo quello che è chiamato il Cammino dei Carusi. Furono edificate per volere degli stessi zolfatari che miracolosamente scamparono a qualche tragedia. Le autorità religiose si preoccuparono di farle erigere in dimensioni estremamente ridotte, per evitare che la bara potesse entrare nell'edificio religioso. Le bare venivano allineate lungo la strada e lì si celebrava il rito laico preceduto da una veloce benedizione delle salme. Probabilmente conoscerete la famosa canzone siciliana Vittina Crozza di Francesco Licausi. Un'interpretazione sostiene che il testo si riferisca proprio alle zolfare. Protagonista del canto è una crozza, un teschio, che racconta il suo dolore per non aver avuto nel giorno della morte nemmeno un rintocco di campana. Termina qui questo triste pezzo di storia italiana. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti. Vi annuncio che ho aperto un profilo su TikTok, ve lo lascio qui. Si chiama naturalmente Vivi Everyday e se vi fa piacere seguitemi anche lì. Oppure ci vediamo su Instagram. Ciao!